Ti è mai capitato di sentirti intrappolato dentro te stesso? Come se qualcosa dentro di te stesse urlando per cambiare, ma tu non sapessi da dove cominciare. Sempre gli stessi pensieri, gli stessi errori, le stesse ferite che si ripetono. Ma ecco la verità. Proprio in quel momento di confusione esiste una porta, una via d'uscita, e non sta là fuori, è nella tua mente. In questo video ti mostrerò come trovarla. E alla fine potresti scoprire che il cambiamento che cercavi è sempre stato dentro di te. Cambiare davvero la mente non vuol dire pensare positivo o ripetersi frasi belle. Vuol dire mettere in discussione tutto, come vedi te stesso, gli altri, il mondo. Significa uscire dal pilota automatico che ti tiene bloccato negli stessi schemi. È come voler scalare una montagna, continuando a girare in tondo. Ma se ti fermassi, guardassi davvero dove sei e scegliessi una nuova direzione, ecco, è lì che inizia la vera trasformazione. Non fuori, dentro. Marco Aurelio diceva: hai potere sulla tua mente, non sugli eventi esterni. Renditene conto e troverai la forza. Non è solo una bella frase, è una guida per restare saldi quando tutto fuori sembra crollare. Non puoi fermare il vento, ma puoi decidere come orientare le vele. E mentre molti sprecano energie a lamentarsi, chi impara a governare se stesso ha già iniziato a liberarsi. Non si tratta di ignorare i problemi del mondo, ma di scegliere dove dirigere la tua energia. Quando smetti di rincorrere ciò che non puoi controllare e inizi a lavorare su ciò che dipende da te, le tue scelte, le tue abitudini, le tue reazioni, qualcosa dentro cambia davvero. È qui che la filosofia stoica diventa potente, non come frasi da postare, ma come una guida concreta per vivere con forza e chiarezza. Marco Aurelio ci invitava a essere tolleranti con gli altri e severi con noi stessi. Eppure oggi accade il contrario. Giudichiamo tutti, su tutto, anche senza capire davvero. Ma quando è stata l'ultima volta che ci siamo guardati dentro con la stessa onestà? Giudicare fuori è semplice. Trasformarsi dentro, quello sì che richiede coraggio. Ed è proprio da lì che inizia ogni vero cambiamento. Qualcosa cambia davvero quando smettiamo di aspettare che siano gli altri a migliorare e iniziamo noi a fare il primo passo. La serenità non nasce dal controllo del mondo esterno, ma dall'allinearci con ciò che siamo davvero. Non vuol dire isolarsi o chiudersi, ma riconoscere che l'unica vita che possiamo trasformare è la nostra. E allora viene da chiedersi: quanta energia sprechiamo in drammi che non ci appartengono? Quando impariamo a lasciare andare ciò che è superfluo, a fare ordine dentro di noi, riscopriamo una leggerezza rara, non vuota ma autentica, la leggerezza di chi sa chi è e in che direzione vuole andare. Marco Aurelio scrisse: è meglio non dare alle piccole cose più tempo di quanto meritino. Eppure quante volte trasformiamo un fastidio momentaneo in una prigione mentale? Ci portiamo dietro parole, sguardi, incidenti irrilevanti come se definissero la nostra giornata. Ma non è ciò che accade a farci male, è l'energia che gli concediamo. Dove metti la tua attenzione, lì nasce la tua realtà. E allora gli stoici ci invitano a tornare all'essenziale, come un albero che si nutre della terra e cerca la luce, senza curarsi del rumore attorno. Radicati, presenti, vivi. Così dovremmo imparare a essere anche noi. Tutto parte da lì, dai tuoi pensieri. Marco Aurelio lo dice con chiarezza: come sono i tuoi pensieri abituali, così sarà il carattere della tua mente. È da lì che nasce la tua realtà. Non dai risultati che ottieni, né da ciò che ti succede, ma da come pensi, da come ti parli quando sbagli, da come affronti le giornate difficili. I pensieri sono invisibili, ma modellano ogni cosa. Se vuoi davvero cambiare, devi imparare ad ascoltarli. E per farlo serve pratica, serve allenamento. Non c'è trasformazione senza esercizio. Un modo per iniziare? Siediti, anche solo per pochi minuti, e osserva cosa ti attraversa la mente, senza giudicare, solo guardare, perché solo ciò che vedi puoi cambiare. E se ti accorgi che molti dei tuoi pensieri ti indeboliscono, non allarmarti. È un invito, non una condanna. È da lì che puoi cominciare davvero. La mente è come un muscolo. Si rafforza ogni volta che scegli un pensiero costruttivo, invece di uno che ti affossa. Quando resisti all'impulso di reagire e ti prendi un respiro, stai già diventando più stabile. Ogni volta che ti concentri su ciò che puoi controllare, invece di lamentarti, stai costruendo forza vera. Perché tutto parte da lì, dai pensieri che scegli di coltivare. Non puoi trasformare la tua vita se prima non trasformi la tua mente. Lo stoicismo non ti chiede di essere perfetto, ma presente. Non ti chiede di dominare il mondo, ma di imparare a guidare te stesso. E questo inizia dentro di te.
C'è qualcosa che spesso dimentichiamo: il tempo. Passato e futuro ci ipnotizzano con i loro inganni, ma sono solo illusioni. La mente non educata vaga tra rimorsi e paure, perdendo di vista l'unico momento reale, l'adesso. Marco Aurelio lo sapeva bene: solo il presente è nelle tue mani e solo se impari a stabilire dei limiti. È qui, in questo istante, che nasce il vero controllo. Non sugli eventi, ma su te stesso. Le emozioni più forti, l'ansia, la rabbia, la paura, si nutrono del tempo che non esiste. Ma quando torni al presente con intenzione, loro perdono potere e tu riconquisti il tuo. La mente può essere il tuo rifugio o la tua gabbia, e tutto dipende da come la usi. Gli stoici ce lo insegnano da secoli. Non possiamo controllare tutto ciò che accade, ma possiamo sempre decidere come pensarci, come reagire, come restare saldi quando tutto sembra crollare. È proprio lì, nei momenti difficili, che si vede chi ha davvero lavorato su di sé. Non quando tutto fila liscio, ma quando la realtà ti mette alla prova. Cambiare la mente non è un gesto improvviso, è una pratica quotidiana, un impegno fatto di costanza, presenza e intenzione. Ma il risultato vale ogni sforzo. Vivere da esseri umani consapevoli, non più schiavi delle reazioni automatiche. E quando lo fai, qualcosa intorno a te cambia. La tua calma, la tua forza diventano luce per chi ti sta vicino. E sai un'altra cosa? Cambiare mente significa anche imparare ad ascoltare. In un mondo dove tutti parlano per essere notati, ascoltare con attenzione è un atto di coraggio. Non per rispondere, non per convincere, ma per capire davvero, per creare uno spazio in cui l'altro possa sentirsi visto, compreso, accolto. E questo vale non solo nelle conversazioni con gli altri, ma anche nel dialogo con te stesso. Quando impari ad ascoltare davvero, capisci meglio i tuoi pensieri, le tue emozioni, le tue reazioni. Inizi a distinguere ciò che nasce dalla paura da ciò che nasce dalla saggezza. Comprendi che il silenzio può essere più potente di 1000 parole e che spesso la vera forza sta nel non rispondere, nel non cadere nella provocazione, nel non dover avere sempre l'ultima parola. E più alleni questa attenzione, più ti accorgi di quanto tempo abbiamo sprecato a parlare, quando avremmo potuto semplicemente capire. Ma il mondo là fuori non è sempre gentile. Lo sapeva bene anche Marco Aurelio. Quando scrisse che al mattino bisogna prepararsi a incontrare persone difficili, invadenti, ingrati, bugiardi, stava preparando la sua mente ad affrontare la realtà senza illusioni. Non per diventare cinico, ma per proteggere la propria serenità. Quando accetti che l'imperfezione fa parte del mondo, smetti di combattere battaglie inutili. Non puoi cambiare gli altri, ma puoi decidere di non lasciare che le loro azioni avvelenino il tuo spirito. E allora ti alleni ogni giorno, al mattino per pianificare chi vuoi essere e alla sera per rivedere con sincerità chi sei stato. Questa routine non è rigida né dogmatica, è un atto di cura verso te stesso. Un modo per non vivere in balia degli eventi, ma con un orientamento chiaro. Ti svegli non per affrontare il caos, ma per rispondere con valore. Ti addormenti non per fuggire dalla stanchezza, ma per riflettere e migliorarti. In questo equilibrio nasce la vera crescita. Non dall'accumulo di conoscenze, ma dall'onestà nel guardarsi dentro, ogni giorno. E quando senti emergere emozioni forti, come la rabbia, non respingerle né giustificarle. Osservale. Seneca la definiva una follia temporanea. E aveva ragione. La rabbia ti illude di darti forza, ma in realtà ti consuma, come un carbone ardente tenuto in mano. Pensi di lanciarlo contro qualcuno, ma intanto brucia te. Ecco perché gli stoici non erano freddi o insensibili. Erano solo consapevoli. Sapevano che la rabbia ti rende schiavo, che la serenità, al contrario, è una forma superiore di forza. Quando riesci a scegliere la calma, anche quando hai 1000 motivi per esplodere, stai esercitando il più grande potere umano, la padronanza di sé. E non parliamo solo di emozioni forti. Anche la semplice fatica, l'inerzia, la pigrizia quotidiana possono diventare ostacoli enormi se non le affronti con la giusta mentalità. Quante volte la mattina ti sei sentito schiacciato dal peso di un altro giorno da affrontare? Marco Aurelio stesso confessava la difficoltà di alzarsi dal letto. Eppure la sua risposta era potente. Mi sto svegliando per il lavoro di un essere umano. Non per essere viziato, non per inseguire il piacere,
ma per vivere con dignità e scopo. Non è forse questo il motivo per cui siamo qui? Anche quando la motivazione manca, la disciplina può prendere il suo posto. Non servono gesti eroici, bastano piccoli atti di coerenza. Alzarsi quando non ne hai voglia, fare la cosa giusta, anche se nessuno guarda, dire no a ciò che ti allontana dai tuoi valori. Ogni scelta di questo tipo è come un seme. Non vedrai i frutti subito, ma stai già cambiando il terreno della tua vita. E questo è ciò che rende la trasformazione reale. Non la velocità, ma la direzione. Ogni passo, ogni parola, ogni pensiero ti porta più vicino alla persona che vuoi diventare. E allora, se sei arrivato fin qui, significa che dentro di te c'è qualcosa che vuole emergere. Una forza, un'intelligenza, una lucidità che magari hai ignorato per troppo tempo. Non serve aspettare il momento perfetto. Non serve essere già pronti, serve iniziare, adesso, con quello che hai, con quello che sei. Perché la mente non si cambia in un giorno, ma si cambia ogni giorno. E tu, oggi, puoi scegliere di fare la tua parte. Prendi questo video come un punto di partenza. Non lasciarlo svanire nella distrazione di un click successivo. Rifletti, annota ciò che ti ha colpito e soprattutto agisci. Perché la vera forza dello stoicismo non sta nelle parole antiche, ma nella tua volontà di applicarle, oggi, nella tua realtà. Se questo messaggio ha risuonato con te, condividilo con chi ha bisogno di ascoltarlo. Lascia un like, iscriviti al canale e attiva le notifiche. Ma più di tutto, onora questo momento. Non lasciare che passi invano. Il cambiamento non è un sogno lontano, è già iniziato, dentro di te.